Ciao cantanti, ben ritrovati per un nuovo video. Oggi parleremo di un'antica questione, ovvero quando si canta è più importante la ragione, la razionalità, il controllo, oppure l'istinto, il sentimento, l'emozione? Avevo già fatto un video in passato a riguardo e la risposta è che servono assolutamente entrambi. Però cerchiamo di capire meglio. Ci sono due fasi diverse anche dell'apprendimento e dell'atto del cantare e dobbiamo distinguere queste due fasi, la fase dello studio e la fase dell'esibizione, della performance. Nella fase di studio è importantissimo avere questa consapevolezza di quello che stiamo facendo, dobbiamo razionalizzare cosa stiamo facendo, percepire, sentirci, ascoltarci e dare importanza razionale a ogni cosa che stiamo facendo, dare peso a ogni sillaba, a ogni vocale, ricordarci come dobbiamo respirare, come dobbiamo stare a livello di postura, come mettere la bocca, la lingua, e cosa fanno le corde vocali, i nostri registri. Vedete quante cose a cui dobbiamo pensare. E questa è la fase dello studio. È importante che ci sia questa fase, perché è quella che ci permette di avere un controllo razionale, un controllo concreto. Dobbiamo sapere cosa stiamo facendo e questo è molto molto importante, è assolutamente fondamentale. Però questa fase molto spesso rimane poi erroneamente anche poi nell'esibizione live. Questo è molto sbagliato, cioè continuare a pensare mentre siamo sul palco e ci stiamo esibendo è assolutamente sbagliato, non si può fare, non canteremo liberamente, non avremo la percezione di esternare le nostre emozioni. E ricordiamoci, in realtà la cosa più importante, prima ancora della tecnica, è proprio quello che vogliamo comunicare. E qui appunto c'è la seconda fase, ovvero cantare. Dobbiamo semplicemente cantare, senza pensare, senza razionalizzare, seguendo l'istinto, seguendo il nostro corpo, lasciando che il corpo vada in automatico, e possiamo farlo solo se abbiamo fatto tutto il lavoro tecnico prima, chiaramente, ok? Il corpo ha automatizzato delle cose, delle sensazioni, delle percezioni, e allora poi riusciamo automaticamente ad andare appunto sul palco e cantare senza doverci pensare e dando il massimo, esprimendo tutto noi stessi, comunicando, ok? Però è questa la cosa più importante, questo è lo scopo del cantare, non dimentichiamocelo mai, e ve lo dice uno che è ipertecnico, iperrazionale, lo vedete anche nei miei video, quanto vado nel dettaglio e vado a analizzare anche ogni minimo aspetto tecnico, perché sono tutti aspetti molto importanti che dobbiamo capire, percepire e osservare. Però dobbiamo sempre ricordarci che la tecnica è un mezzo e non è lo scopo. Cioè lo scopo non è far vedere che siamo bravi, far vedere che siamo intonati, che abbiamo una grande estensione. No, assolutamente no, perché magari cantiamo benissimo, ma siamo freddi, siamo delle macchine, dei robot, non comunichiamo niente. Io preferisco ascoltare un cantante meno preciso, meno bravo, se volete, tecnicamente, ma che ci mette la passione, che mi comunica qualcosa, che ha veramente qualcosa da dire e che quando canta è completamente dentro il brano e te lo comunica, te lo trasmette, perché quella è la cosa importante. La tecnica è il mezzo, non lo scopo. Questo ricordatevelo sempre, è molto importante, e lo dico perché appunto anche in un videocorso come il mio, in cui si parla tanto di tecnica, si parla tanto di consapevolezza, di percezione, di razionalizzare tutto quello che stiamo facendo, non dobbiamo mai dimenticarci appunto lo scopo per cui cantiamo, perché se ci pensiamo parte tutto da lì. Perché cantiamo? Basta chiedercelo. Da dove abbiamo iniziato? Perché ci è venuta voglia di cantare? Ma perché abbiamo ascoltato altre canzoni, altri cantanti che ci emozionavano e ci siamo resi conto che anche noi stessi potevamo emozionarci con la nostra voce ed emozionare gli altri, ok? Questo è il motivo per cui cantiamo e credo che la maggior parte di voi sarete d'accordo con me, e fatemi sapere magari anche nei commenti da dove è iniziata la vostra passione per il canto, e nel momento in cui ci ricordiamo da dove arriviamo, da dove veniamo, da dove siamo partiti, no? È molto chiaro, ok, questo aspetto che purtroppo appunto a volte nella fase di studio e di apprendimento magari un po' si perde,
magari perdiamo un attimo di vista appunto questo primo motore, no? Questa prima cosa che ci muove, che ci porta a esprimerci a cantare. Quindi riassumendo, ritornando un po' alla domanda iniziale, razionalità o istinto, ragione o sentimento, entrambi perché noi anche poi dal vivo dobbiamo avere il controllo della situazione, dobbiamo sapere se succede qualsiasi cosa che sfugge al nostro controllo per un attimo, dobbiamo ritrovare il controllo, e questo possiamo farlo solo se abbiamo fatto un lavoro tecnico. Ma è molto importante appunto l'aspetto emotivo, razionale, istintivo che ci guida. Se voi poi ascoltate tutti i grandi cantanti vi diranno la stessa cosa: quando sono sul palco non pensano, non ti sanno neanche dire cosa stanno facendo sul palco, lo fanno e basta. Lo fanno e basta. Ascoltate Giorgia, in tante interviste l'ha detta questa cosa, e lei ha fatto proprio un salto di qualità nel momento in cui ha smesso di pensare, ok? Perché lei si trovava, lei stessa, Giorgia, stiamo parlando di Giorgia, ragazzi, anche Giorgia si trovava in una situazione in cui sentiva di poter fare delle cose, però ogni volta che ci provava razionalizzando non riusciva al 100%, si trovava dei limiti, degli ostacoli, ok? Non riusciva a esprimersi liberamente. Quando ha smesso di pensare, è lì che ha iniziato ad andare come un treno e ha fatto veramente il salto di qualità. E vi posso assicurare che salire sul palco e pensare a quello che state facendo è sbagliatissimo, perché in quel momento, nel momento in cui pensate, sbaglierete. Sarete imprecisi, respirerete male, perché ci state pensando, state affrontando, diciamo, la performance in maniera meccanica, ma invece va affrontata con tutto il corpo, con tutta l'energia del proprio corpo, e bisogna esternare qualcosa che non si può spiegare, e serve una coordinazione che però deve essere istintiva, deve essere guidata dall'istinto, ok? E molto spesso poi pensiamo anche in maniera negativa, cioè il pensiero diventa un pensare di sbagliare, la paura di sbagliare, l'ansia da prestazione, oddio c'è un pubblico che mi ascolta, tutte queste cose qui, io ve lo posso assicurare, le ho provate tutte nella mia vita, e credo che sia il percorso di tutti, no? Quando uno si cimenta appunto nelle esibizioni dal vivo, soprattutto o in studio di registrazione, comunque quando c'è un pubblico e un'ansia da prestazione, è normale che sia così, fa parte del percorso, e ci siamo passati tutti da questa cosa. Un po' di ansia che ci tiene un po' vigili, un po' vivi, assolutamente è necessaria anche, però non ci deve sovrastare, non dobbiamo iperrazionalizzare tutto, dobbiamo cantare e basta. Ricordatevelo sempre. Spero che questi consigli vi siano stati utili. Se volete approfondire lo studio del canto a 360 gradi, vi consiglio appunto di guardare tutti gli altri video del mio corso, che trovate appunto su Patreon. Se siete già su Patreon ci siete già dentro, se non siete su Patreon trovate il link qua sotto in descrizione. Grazie e ci vediamo al prossimo video. Ciao!